C'è un problema con Lautaro Martinez che sta accendendo una nuova polemica di cui si sentiva la mancanza, da qualche giorno che non si faceva polemica in casa Inter. Lautaro Martinez è stato convocato dall'Argentina, Argentina che è già qualificata al prossimo mondiale e quindi ha in calendario due amichevoli, la prima delle quali si giocherà sabato alle ore 2 italiane contro il Venezuela a Miami, e la seconda si sarebbe dovuta giocare nella notte tra lunedì e martedì, orario italiano, a Chicago contro Porto Rico, ma alla luce degli ultimi episodi, degli ultimi eventi che stanno avvenendo a Chicago, la partita è stata spostata a Miami, quindi l'Argentina rimarrà in Florida, rimarrà appunto a Miami, dove giocherà anche la seconda partita, con però uno slittamento orario. La partita si giocherà più tardi e conseguentemente quindi si è creato un po' l'allarme sul rientro a Milano di Lautaro Martinez, del capitano, che quindi rientrerà con a disposizione poche ore per preparare una partita importantissima come quella contro la Roma. E allora tanti tifosi hanno cominciato a scriverci, a scrivere nei commenti e non solo, ma visto che l'Argentina è qualificata al mondiale, queste in fondo sono soltanto amichevoli. Lautaro Martinez non avrebbe potuto decidere di saltarle e quindi rimanere a Milano per prepararsi al meglio con l'Inter e per una volta rinunciare alla nazionale? Ne parliamo in questo nuovo episodio di oggi. Vi invito a lasciare un mi piace, se non l'avete ancora fatto clic sul tasto iscriviti, così continuiamo a far crescere il nostro progetto e il nostro canale. Sono curioso di sapere un po' la vostra, ne stavamo discutendo anche nel club di Passione Inter su www.passioneinter.club, dove tra l'altro nelle scorse ore è stata lanciata una provocazione molto interessante di cui vi parlo alla fine di questo contenuto, in cui però, come detto prima, parliamo di un Lautaro Martinez, che comunque è bene specificare che questo slittamento della partita in realtà non cambia troppo i piani di rientro di Lautaro, che anziché arrivare a Milano nella notte tra martedì e mercoledì, arriverà a Milano nel tardo pomeriggio di mercoledì. Questo è la nuova organizzazione sostanzialmente, per cui salvo colpi di scena, a prescindere, Lautaro tornerà ad allenarsi giovedì, come era previsto già anche con il programma originario, per cui giovedì e venerdì per preparare la gara che poi si giocherà sabato sera a Roma all'Olimpico, dove saremo presenti anche noi di Passione Inter, quindi mi raccomando, vi aspettiamo. È una polemica giusta, è una polemica corretta? Fatemi sapere un po' la vostra. Io, come dicevo anche nell'ultima diretta, francamente parto da una considerazione più superficiale, più di carattere anche agonistico del giocatore, di un Lautaro Martinez, che pensare ad un Lautaro Martinez che tira indietro la gamba e rinuncia a qualcosa sarebbe per me già un campanello d'allarme, un qualcosa che comincia a preoccuparmi, perché sarebbe il contrario della mentalità a cui Lautaro Martinez ci ha abituati. Un giocatore che si è praticamente condizionato il mondiale non tirando mai indietro la gamba con l'Inter fino all'ultimissima partita, ed è andato al mondiale vinto poi dall'Argentina con un forte problema alla caviglia, perché a differenza di tanti altri non si è mai risparmiato. È la sua mentalità, è la base della mentalità di un giocatore, che poi lo trasferisce anche nel suo stile di gioco, questa cattiveria, questo non mollare mai e questo esserci sempre. E per me, quando si fanno tanti paragoni anche con altri giocatori, anche la continuità o almeno l'affidabilità dal punto di vista della presenza di Lautaro Martinez è uno dei fattori che lo pone al di sopra di tanti altri giocatori che magari hanno segnato forse anche di più, magari sono anche più precisi sotto porta, poi anche questo è sempre molto da vedere, ma sono molto meno presenti o hanno periodi di assenza più lunghi, e sono da questo punto di vista anche meno affidabili. Di un giocatore che, c'è da dire anche per Lautaro, ma come per chiunque, non penso sia semplice rinunciare alla nazionale, soprattutto se non sei infortunato. Dire no, non mi presento perché devo dare la priorità al club, per me non è una cosa così semplice e così facile da fare. Prendiamoci la buona notizia che siamo di fronte a delle amichevoli, quindi teoricamente sulla carta potrebbero portar via meno energie, dovrebbero portar via meno energie rispetto a gare vere, intense di qualificazione al mondiale, e in più il fatto che si giocherà negli Stati Uniti, in particolare a Miami, permette un rientro un po' più comodo rispetto al Sud America, che di solito prevede invece qualche scalo in più tendenzialmente. Poi vedremo anche, immagino che Scaloni lo gestirà, dubito che giocherà entrambe le partite 90 minuti, detto che poi la nazionale ha anche degli aspetti positivi che
che lo stesso Christian Chivu ha sottolineato più volte nelle ultime settimane e anche prima di questa sosta. Chivu ha parlato, certo avrebbe preferito poter lavorare con i propri giocatori, poter continuare a far crescere il proprio progetto, ma c'è anche l'altro lato della medaglia, l'importanza del staccare per un po', per qualche giorno dal mondo Inter, dalla routine del mondo Inter, ritrovare i propri compagni di nazionale. Lui stesso ha raccontato di come fosse per lui importante ritrovare spesso anche i compagni di nazionale per ripartire poi anche con diciamo le pile mentali ricaricate, ma soprattutto poi, come diceva anche il nostro amico Gildo nell'ultima diretta di Passione Inter ieri sera, per i sudamericani la nazionale è quasi una questione di sangue, è proprio una questione molto importante e forse, ho aggiunto io, noi italiani, ma non solo, dovremmo prendere un pochino più esempio da questo aspetto qua, da questa importanza che i sudamericani danno alla nazionale, anziché fare i calcoli un po' furbi sul saltare le partite per restare nel club. E questo penso che sia anche un tema alla base delle figuracce che fa la nazionale italiana rispetto al rendimento invece di un'Argentina che è quasi una religione e lo si vede poi anche per i risultati che stanno ottenendo. Anche perché poi, per chiudere, a proposito di Lautaro, considerando che davanti a lui di fatto c'è un Julian Alvarez che è difficile da scalzare nelle gerarchie dell'Argentina, può permettersi di non rispondere a delle convocazioni e decidere quando andare in nazionale e quando non andarci? Secondo me no. È chiaro che il tema, semmai, è quello legato al fatto al come tornerà Lautaro Martinez da questa sosta, dopo che al ritorno dalla precedente sosta, ma non soltanto, ha avuto qualche difficoltà a livello di brillantezza. C'è da dire però anche qui dall'altro lato che oltre ai fattori che ho elencato prima, adesso siamo anche in una fase in cui la preparazione atletica dovrebbe aver portato tutti i giocatori al top della condizione. Questo sulla carta dovrebbe essere il periodo migliore dal punto di vista fisico anche dei nostri calciatori dopo il lavoro che è stato fatto, condizionato sicuramente dal mondiale per club in un'estate particolare, ma che sta mettendo l'Inter sempre più in forma. Al momento però è chiaro ed è evidente che, come vi dicevo e vi avevo messo in guardia già la settimana scorsa, c'è una possibilità che a Roma si giochi con Bonnì e Pio Esposito in attacco dal primo minuto contro la Roma di Gasperini. Al momento Thuram è fuori, siamo in attesa di ulteriori aggiornamenti da cui capiremo se può recuperare o no per questa partita. Se ci sarà il minimo dubbio su possibili rischi di ricadute, ovviamente Thuram non verrà rischiato, mentre su Lautaro Martinez bisognerà capire, e tra l'altro lo chiedo anche a voi, sono curioso di sapere cosa fareste voi, cioè subito titolare Lautaro Martinez che torna con il jet lag, con 2 giorni di allenamenti e poi magari viene sostituito, oppure partire titolari con Bonnipio, Esposito e poi magari Lautaro può subentrare più fresco nel finale. Voi cosa scegliereste tra questi due scenari? La scelta di Chivu secondo me sarà estremamente interessante da analizzare perché affrontiamo la miglior difesa della Serie A. La Roma di Gasperini fin qui ha subito soltanto 2 gol, un Gasperini che ha sistemato molto la fase difensiva, lo ha fatto molto bene, ma al momento ha dei problemi nella produzione offensiva che sono piuttosto evidenti. Un Gasperini che storicamente ha dei grandi attacchi, ma che storicamente soprattutto ha sofferto e tanto il gioco di Inzaghi che lo ha praticamente sempre demolito. Anche l'anno scorso le migliori prestazioni dell'Inter di Inzaghi sono state probabilmente quelle contro Gasperini. Quindi sarà un bel test questo anche per dire si sta discutendo tanto quanto Chivu sia ancora legato all'Inter di Inzaghi e quindi sarà molto interessante capire come l'Inter di Chivu gestirà la Roma di Gasperini, un Gasperini che contro Inzaghi ha sempre avuto tanti problemi, contro lo stile di gioco che porta Inzaghi. E quindi a maggior ragione anche per gli attaccanti che Bonnipio e Esposito sono sicuramente più attesi e in questo momento mediamente vengono considerati più affidabili rispetto a Correa, Arnautovic, Taremi, però è certo che andare a Roma con Bonnipio e Esposito a livello anche di scelta che farebbe Chivu sarebbe un segnale sicuramente molto forte, molto importante e molto significativo. Sarà una partita, tra l'altro, quella con la Roma, anche per il tipo di partita e l'importanza di questa partita, una partita che dà il via ad un ciclo fondamentale che ci permetterà anche di farci un'idea ancora più chiara e completa sulle ambizioni di questa squadra, ambizioni che tra l'altro, e qui arrivo alla provocazione discussione che vi sottoponevo prima,
Ambizioni di cui ha parlato Henrikh Mkhitaryan. Mkhitaryan che ha rilasciato un'altra intervista alla Gazzetta dello Sport, un'intervista che sta scatenando un sacco di commenti in queste ore. Io in questa intervista ho trovato tanti spunti molto interessanti, di cui vi parlerò in diretta alle 19:30, quindi vi aspetto in diretta, mi raccomando iscrivetevi al canale così non ve la perdete. Mi voglio però soffermare in particolare su un passaggio che ho preso, che è quello più discusso, che sta facendo discutere più di tutti. C'è stato un passaggio anche sul tema degli ingiocabili e quello però ci torneremo. Però questo è il passaggio che sta scatenando veramente un sacco di commenti. Il giornalista gli chiede: di solito l'Inter è sempre partita da favorita, ma quest'anno insegue già. Cambia qualcosa? Mkhitaryan dice: è solo un gioco psicologico tra le squadre per togliere o mettere la pressione. Alla fine tutti vogliono e possono vincere lo scudetto. Guardate la classifica. Dopo 6 giornate ci sono 5-6 squadre lì in alto. Qualcuna vuole per caso tirarsi fuori? Chiede giustamente Mkhitaryan. Il Napoli lo ha vinto l'anno scorso, ma non possiamo negare di essere tra i favoriti pure noi. Non sarà facile, ma daremo tutto per riprenderci il tricolore. Quindi non possiamo negare di essere tra i favoriti pure noi, dice in questo caso Henrikh Mkhitaryan. Ecco, ragazzi, io davvero non riesco a capire le polemiche, le discussioni, bisogna essere più umili, bisogna tenere il profilo basso. Io davvero non riesco a capire queste discussioni e queste polemiche. Per una volta che uno non fa discorsi da 0 a 0, ci lamentiamo sempre, tutte interviste facili, tutte interviste banali, servono personaggi che ci mettono la faccia e il coraggio. Ecco, per una volta che uno non fa un'intervista da 0 a 0, andiamo a rompere le scatole. Questa è la prima cosa che mi fa veramente impazzire. Questi ragazzi sono i campioni e qui sottoscrivo un discorso che faceva il nostro Massimo nel club di Passione Inter, per questo io vi invito ad entrare nel club perché ogni giorno ci sono spunti molto interessanti. Io mi ricordo il periodo in cui anche tra noi tifosi, ma tra calciatori e non solo, si faceva gara a chi era più forte. Adesso stiamo vivendo un'era in cui si fa a gara a chi si nasconde di più e questa cosa io non capisco quando c'è stato questo cambio, quando è successo questo cambio di mentalità, da quando è che siamo diventati perdenti tutti quanti nelle discussioni, nel nascondersi dietro il bisogna essere umili, no, non diciamolo troppo, se no poi ci prendono in giro, ragazzi, ma la mentalità vincente deve essere la base di una grande Inter. E altrimenti i campioni possiamo anche dimenticarci, perché i campioni in una squadra che ha la mentalità perdente non ci vanno. Per cui alto, su, teniamo alto l'orgoglio, l'onore, il cuore dell'Inter e delle ambizioni di una squadra che è forte, che si sta costruendo, che non dobbiamo esaltarci troppo facilmente, ma non dobbiamo nemmeno nasconderci, perché le ambizioni di un Inter sono di un Inter che vuole vincere, altrimenti quest'anno i big della nostra rosa se ne sarebbero andati e mi sembra piuttosto evidente. Fatemi sapere un po' che ne pensate anche voi, scrivetemelo qui sotto nei commenti. Vi invito a seguirci nel club, come detto, se volete approfondire queste tematiche e non soltanto. Vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.